Lezione 1. Ottenere un nuovo telefono. Ciao Anna, il mio telefono fa i capricci e penso di averne bisogno di uno nuovo. Che mi dici di te? Stai pensando di acquistare un nuovo telefono? Ehi, buffo che tu me lo dica, anch'io stavo pensando di comprarmi un nuovo telefono. Il mio sta diventando un po' datato. Capisco. La tecnologia si muove così velocemente al giorno d'oggi ed è facile rimanere indietro. Quali funzionalità stai cercando in un nuovo telefono? Sono decisamente interessato a un telefono con una buona fotocamera. Mi piace scattare foto, quindi una fotocamera di alta qualità è un must per me. Sono d'accordo, una buona fotocamera è essenziale. Sto anche cercando un telefono con uno schermo più grande per una migliore visibilità e consumo di contenuti multimediali. Questo è un ottimo punto. Uno schermo più grande può migliorare l'esperienza multimediale complessiva. La durata della batteria è un'altra considerazione importante per me. Ho bisogno di un telefono che possa durare tutto il giorno senza dover essere ricaricato costantemente. Assolutamente. Avere una batteria a lunga durata è comodo e ci assicura di poter rimanere connessi anche in viaggio. Ho anche cercato telefoni con processori più veloci. Prestazioni fluide e funzionalità multitasking sono importanti per me. Capisco perfettamente. Un processore veloce può fare una differenza significativa nell'esperienza utente e nella produttività complessive. Ti stai orientando verso un marchio o un sistema operativo specifico? Uso Android da un po', quindi mi sento più a mio agio. Ma sono aperto a esplorare anche altre opzioni. Ho utilizzato principalmente dispositivi iOS, ma sono aperto a prendere in considerazione anche Android. È bene mantenere una mente aperta ed esplorare tutte le possibilità. Sicuramente. È essenziale trovare un telefono adatto alle nostre esigenze e preferenze individuali. Hai pensato alla capacità di archiviazione che vorresti nel tuo nuovo telefono? Sì, l'archiviazione è fondamentale. Tendo a archiviare molte foto e video, quindi cerco un telefono con ampio spazio di archiviazione. Questo ha senso. Avere spazio di archiviazione sufficiente ci assicura di non dover eliminare costantemente i file o preoccuparci di esaurire lo spazio. Concordato. È sempre meglio avere più spazio di archiviazione di quanto pensiamo di aver bisogno. Infine, hai in mente un budget per il tuo nuovo telefono? Sì, il budget è importante. Ho una vaga idea di quanto sono disposto a spendere, ma sto anche considerando il valore e la durata a lungo termine del telefono. Questo è un approccio saggio. È importante trovare un equilibrio tra budget e qualità. Assolutamente. Vogliamo assicurarci di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Beh, sembra che siamo entrambi alla ricerca di nuovi telefoni. Continuiamo la nostra ricerca e condividiamo tutte le scoperte interessanti che incontriamo. Sembra un piano, John. È sempre utile scambiarsi informazioni e opinioni quando si effettua un acquisto così importante. Sono d'accordo, Anna. Teniamoci aggiornati a vicenda. Buona fortuna con la tua ricerca e spero che tu trovi il telefono perfetto. Lezione 2. Scegliere un abito da festa. Ciao Anna, sto cercando un vestito per una festa imminente. Che ne dici di questo? Cosa ne pensi? Ciao! Quel vestito sembra stupendo. Il colore e il design sono perfetti per una festa.
Ti farebbe sicuramente risaltare. Sono contenta che ti piaccia. Hai qualche suggerimento sugli accessori da abbinare a questo vestito? Che ne dici di una collana elegante e degli orecchini abbinati? Aggiungerebbero un tocco di eleganza e completerebbero magnificamente l'abito. Sembra fantastico. Cercherò sicuramente dei gioielli di tendenza per completare il look. Che mi dici delle scarpe? Qualche consiglio? Penso che un paio di tacchi a strappo o tacchi a spillo andrebbero bene con questo vestito. Aggiungerebbero un tocco di raffinatezza e allungherebbero le gambe. Buona idea. Terrò d'occhio i tacchi a strappo che si abbinano al vestito. Cosa ne pensi della lunghezza del vestito? È appropriato per l'occasione? Penso che la lunghezza sia perfetta. Non è né troppo corto né troppo lungo e cade in un punto lusinghiero. È decisamente appropriato per una festa. È un sollievo. Voglio assicurarmi di essere vestita in modo appropriato e allo stesso tempo avere un aspetto elegante. Che mi dici della vestibilità? Ti sembra che lusingherebbe la mia figura? Assolutamente. L'abito sembra avere una vestibilità sartoriale che accentua le curve. Sembra che valorizzerebbe magnificamente la tua figura. Grazie per il tuo contributo, Anna. I tuoi consigli sono sempre utili quando si tratta di scelte di moda. Lo apprezzo. Benvenuto, John. Sono sempre felice di aiutare. La moda è un modo divertente per esprimerci e mi piace discuterne con te. Sono d'accordo, è bello avere qualcuno da cui scambiare idee e avere una seconda opinione. Rende lo shopping molto più piacevole. Sicuramente. Fare acquisti è più divertente quando possiamo condividere il nostro entusiasmo e le nostre opinioni con qualcun altro. A proposito, hai bisogno di aiuto anche per trovare un vestito per la festa? Sarei lieto di offrire alcuni suggerimenti. Molto gentile da parte tua, John. Non ho ancora iniziato a cercare, ma ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di assistenza. Grazie. Benvenuta, Anna. Sentitevi liberi di chiedere in qualsiasi momento. Sarò felice di aiutarti a trovare l'abito perfetto. Lo apprezzo, John. Sono sicuro che troveremo entrambi abiti fantastici e ci divertiremo moltissimo alla festa. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Godiamoci il processo e assicuriamoci di sentirci sicuri ed eleganti con gli abiti che abbiamo scelto. Assolutamente, John. Ecco come trovare gli abiti da festa perfetti e creare ricordi indelebili durante l'evento. Complimenti, Anna. Facciamo in modo che sia una notte indimenticabile. Lezione 3. Noleggiare un'auto per un giorno. Ciao Anna, sto pensando di noleggiare un'auto per un giorno. Dipende dal tipo di auto che scegli, giusto? Ciao. Sì, il tipo di auto scelto determinerà il prezzo del noleggio e la disponibilità. Che tipo di auto stai cercando? Sto considerando un'auto compatta per la sua efficienza nei consumi e la facilità di parcheggio. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Un'auto compatta è una scelta pratica, soprattutto se guidi in città. È più facile da manovrare e parcheggiare in spazi ristretti. Questo è vero inoltre, sarebbe più conveniente in termini di consumo di carburante. Hai qualche consiglio per le società di autonoleggio?
Ho sentito parlare bene di alcune aziende, come Avis ed Enterprise. Offrono una vasta gamma di auto e dispongono di comodi punti di ritiro. Grazie per i suggerimenti. Li controllerò e confronterò i prezzi. Ci sono costi o requisiti aggiuntivi di cui dovrei essere a conoscenza? Alcune società di noleggio potrebbero addebitare costi aggiuntivi per la copertura assicurativa o servizi aggiuntivi come la navigazione GPS o i seggiolini per bambini. È importante leggere attentamente i termini e le condizioni. Esaminerò sicuramente questi dettagli prima di effettuare una prenotazione. Anche la sicurezza è una priorità. Le auto a noleggio sono coperte da una copertura assicurativa? La maggior parte delle auto a noleggio ha una copertura assicurativa di base inclusa, ma è una buona idea verificare con la società di noleggio l'entità della copertura. Mi assicurerò di chiarirlo. Ora, per quanto riguarda la durata, sto pensando di noleggiare l'auto per un'intera giornata. È il periodo di noleggio standard? Sì, noleggiare l'auto per un giorno intero è generalmente il periodo di noleggio standard. Tuttavia, alcune aziende possono offrire anche tariffe orarie o di mezza giornata. Capisco. Un noleggio di un'intera giornata dovrebbe darmi abbastanza tempo per sbrigare le mie commissioni e restituire l'auto entro la fine della giornata. C'è un limite di chilometraggio? Le società di noleggio di solito hanno un limite di chilometraggio per ogni periodo di noleggio. Se superi il limite, ti potrebbe essere addebitato un costo aggiuntivo per miglio. È importante chiarirlo in anticipo. Buono a sapersi, chiederò informazioni sul limite di chilometraggio per assicurarmi che sia in linea con il mio utilizzo pianificato. Le auto a noleggio devono essere rifornite di carburante prima di restituirle? Sì, le auto a noleggio vengono generalmente fornite con il serbatoio pieno di benzina e dovresti restituirle anche con il serbatoio pieno. In caso contrario, potrebbe esserti addebitato il costo del rifornimento. Mi assicurerò di riempire il serbatoio prima di restituire l'auto. È meglio evitare costi aggiuntivi. Grazie per tutte le informazioni utili, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di poterti aiutare. Noleggiare un'auto può essere un'opzione conveniente, soprattutto per una giornata di commissioni o esplorazioni. Assolutamente. Offre flessibilità e ci evita di affidarci ai trasporti pubblici. Apprezzo la tua guida durante questo processo. È un piacere, John. Sono sempre qui per aiutare. Spero che tu abbia un'esperienza fluida con il noleggio dell'auto e che soddisfi bene le tue esigenze. Grazie, Anna. Ti terrò aggiornato su come va. Ti auguro un noleggio auto di successo e una giornata produttiva. Lezione 4. Esplorare la città. Ehi Anna, hai mai esplorato la nostra città? Ciao John. Sì, ce l'ho. Ci sono tanti posti interessanti da visitare. Ci sei mai stato? Sì, sono stato al museo locale. È incredibile. Hanno una grande varietà di mostre. Sembra affascinante. Quanto costa visitarla? Beh, in realtà è gratuito per i nostri ospiti. Non ci sono costi aggiuntivi per entrare. È fantastico. Adoro quando le cose sono gratis. Quali altre attrazioni mi consigliate? I giardini botanici meritano sicuramente una visita. I fiori lì sono stupendi. Oh, adoro i fiori.
Si trovano vicino al museo? No, sono in un'altra parte della città. Ma non preoccuparti, è facile arrivarci con i mezzi pubblici. Questo è comodo. C'è una stazione dell'autobus o della metropolitana nelle vicinanze? Sì, sono disponibili entrambe le opzioni. La fermata dell'autobus è proprio dall'altra parte della strada rispetto al museo e la stazione della metropolitana è a pochi isolati di distanza. Perfetto. Mi assicurerò di pianificare presto un viaggio lì. Ci sono altri posti imperdibili? Assolutamente. Il parco locale è un luogo popolare, soprattutto durante il fine settimana. Le persone si riuniscono spesso lì per picnic e attività all'aperto. Sembra adorabile. Mi piace passare il tempo all'aperto. È lontano dal museo e dai giardini botanici? No, in realtà è abbastanza vicino. È a pochi passi da entrambi i luoghi. È fantastico. Aggiungerò sicuramente il parco al mio itinerario. Grazie per i consigli, John. Benvenuta, Anna. Sono sicuro che ti divertirai molto ad esplorare la nostra città. Fatemi sapere se avete bisogno di altri suggerimenti. Lezione 5. Shopping Spree. Ehi Anna, oggi ho trovato delle ottime offerte al centro commerciale. Ciao John. È fantastico. Cosa hai scoperto? Ho comprato un nuovo paio di scarpe e una giacca elegante. Erano in saldo. Oh, suona bene. Anch'io volevo rinnovare il mio guardaroba. In che negozio sei andato? Sono andato al grande magazzino di Main Street. Hanno una vasta scelta. Li prendo io. Quanto hai speso per i tuoi acquisti? Le scarpe costavano $50 e la giacca $80. Era un buon affare. Non è affatto male. Accettano carte di credito nel negozio? Sì, lo fanno. Puoi pagare con le principali carte di credito o anche in contanti. Questo è comodo. Di solito preferisco usare la mia carta di credito per gli acquisti. È decisamente più facile. Inoltre, puoi guadagnare punti premio sulla tua carta. Questo è un ottimo punto. Adoro ricevere ricompense per i miei acquisti sfrenati. È una situazione vantaggiosa per tutti. Ottieni nuovi vestiti e guadagni premi allo stesso tempo. Assolutamente. Sono entusiasta di dare un'occhiata al negozio. È lontano da qui? No, è solo a breve distanza. Possiamo andare insieme se vuoi. Sarebbe divertente. Fare shopping con un amico è sempre più piacevole. Sono d'accordo, possiamo darci consigli di moda e aiutarci nel processo decisionale. Sembra un piano. Fissiamo una data e un'ora per andare a fare shopping insieme. Perfetto. Non vedo l'ora. Ci divertiremo moltissimo a esplorare il negozio. Lezione 6. Vantaggi sul posto di lavoro. Salve Anna, hai mai pensato ai nostri benefit per i dipendenti? Ciao John. A dire il vero, ero solo curioso di saperlo.
Pensa che abbiamo buoni benefici per i dipendenti qui? Sicuramente. Abbiamo un'assicurazione sanitaria che copre le spese mediche. È fantastico. È essenziale disporre di una copertura sanitaria per situazioni impreviste. Assolutamente. Ci dà la tranquillità di sapere che la nostra salute è curata. Ci sono altri vantaggi di cui possiamo godere? Sì, abbiamo anche un piano pensionistico. Possiamo contribuire con una parte del nostro stipendio e l'azienda lo corrisponde. È fantastico. È importante pianificare il futuro e avere sicurezza finanziaria. Non potrei essere più d'accordo. È rassicurante sapere che stiamo costruendo un gruzzolo per la pensione. Ci sono vantaggi o bonus aggiuntivi che riceviamo? Sì, abbiamo bonus annuali di performance basati sui nostri risultati. È un ulteriore incentivo a lavorare sodo. Questo è motivante. Ci incoraggia a perseguire l'eccellenza nel nostro lavoro. Assolutamente. È sempre bello essere riconosciuti e ricompensati per i nostri sforzi. Ho sentito che alcune aziende offrono orari di lavoro flessibili o opzioni di lavoro da casa. Li abbiamo? Sì, lo facciamo. Abbiamo orari di lavoro flessibili e, in determinate circostanze, possiamo lavorare da casa. È fantastico. Consente un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e aumenta la produttività. Sicuramente. È essenziale avere un ambiente di lavoro sano che promuova il benessere. Sono grato per questi vantaggi. Dimostra che la nostra azienda apprezza i propri dipendenti. Assolutamente. È uno dei motivi per cui il nostro ambiente di lavoro è così positivo e solidale. Non potrei essere più d'accordo. È fantastico far parte di un'azienda che ha a cuore il benessere dei propri dipendenti. Sono contenta che tu la pensi così, Anna. I nostri benefit per i dipendenti fanno la differenza nella nostra vita. Certamente sì, John. Ci ricorda quanto siamo fortunati a lavorare qui. Assolutamente. Sfruttiamo al massimo questi vantaggi e continuiamo a eccellere nel nostro lavoro. Lezione 7. Esplorazione della strada panoramica. Ciao Anna, hai mai preso la strada panoramica per andare al lavoro? Ciao John. No, di solito prendo l'autostrada principale. Cosa c'è di così speciale nella strada panoramica? Bene, offre splendide viste sulla campagna ed evita il traffico intenso. Sembra allettante. Ci vuole più tempo per raggiungere la destinazione? Non necessariamente. A volte è ancora più veloce perché ci sono meno auto sulla strada panoramica. Questo è interessante. Prenderò in considerazione la possibilità di provarlo. È facile da navigare? Sì, le indicazioni sono semplici. Basta seguire le indicazioni per il percorso panoramico. Questo è comodo. Mi piace quando le cose sono facili da seguire, specialmente durante il mio tragitto mattutino. È un rinfrescante cambio di scenario. Puoi goderti la bellezza della natura prima di iniziare la giornata. Posso immaginare quanto debba essere rilassante. È un ottimo modo per ridurre lo stress.
Assolutamente. Il percorso panoramico offre un senso di tranquillità e pace. Ci sono punti di riferimento o attrazioni specifiche lungo il percorso? Sì, c'è una graziosa cittadina con un caffè caratteristico. È il posto perfetto per una pausa caffè. Sembra delizioso. Adoro scoprire nuovi posti in cui rilassarsi e distendersi. Inoltre, percorrere la strada panoramica consente una maggiore flessibilità nei tuoi orari. Questo è un indubbio vantaggio. Apprezzo la flessibilità, soprattutto nella mia routine quotidiana. Puoi goderti il viaggio e prenderti il tuo tempo. Non c'è fretta di arrivare a destinazione. Questo è un ottimo punto. A volte è bello rallentare e apprezzare le piccole cose. Assolutamente. La vita riguarda il viaggio, non solo la destinazione. Non potrei essere più d'accordo, John. Inizierò a incorporare il percorso panoramico nel mio tragitto giornaliero. È meraviglioso, Anna. Sono sicuro che apprezzerai il cambio di ritmo e le splendide viste. Grazie per averlo suggerito, John. Non vedo l'ora di esplorare la strada panoramica. Benvenuta, Anna. Buon viaggio e buon viaggio. Lezione 8. Esplorazione delle opzioni. Ciao Anna, ultimamente ho preso in considerazione diversi pad. Che ne dici di te? Ciao John. Sì, ci ho pensato anche io. Ci sono così tante opzioni disponibili. Sicuramente. È importante trovare un pad adatto alle nostre esigenze e preferenze individuali. Sono d'accordo, comfort e funzionalità sono fattori chiave da considerare. Hai esaminato marche o tipi specifici di assorbenti? Sì, ho fatto delle ricerche. Ci sono pastiglie organiche realizzate con materiali naturali. Sembra interessante. È fantastico avere opzioni ecologiche. Assolutamente. È importante essere consapevoli del nostro impatto sull'ambiente. Ho anche preso in considerazione tamponi con diversi livelli di assorbenza. Questo è un buon punto. È essenziale scegliere un pad che offra il giusto livello di protezione. Alcuni assorbenti offrono anche funzionalità extra come il controllo degli odori e l'assorbimento dell'umidità. Sembrano grandi vantaggi aggiuntivi. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per noi. Esattamente. È una scelta personale e le preferenze di ognuno possono variare. Hai letto recensioni o consigli per pastiglie specifiche? Sì, ho controllato le recensioni online per avere un'idea migliore delle esperienze delle persone. Questo è un approccio intelligente. Ascoltare le opinioni degli altri può essere utile per prendere una decisione. Vale anche la pena considerare il prezzo e il rapporto qualità-prezzo. Vero. Vogliamo trovare un pad che offra una buona qualità a un prezzo ragionevole. E non dimentichiamo la convenienza. Anche gli assorbenti facili da trasportare e smaltire sono importanti. Assolutamente. La portabilità e la discrezione sono fattori da tenere a mente.
Bene, sembra che entrambi abbiamo alcune opzioni da esplorare ulteriormente. Sicuramente. È un processo per trovare la soluzione giusta per le nostre esigenze. Sono lieto che abbiamo avuto questa discussione. È sempre utile scambiare idee e approfondimenti. Non potrei essere più d'accordo. È importante fare scelte informate. Continuiamo la nostra ricerca e troviamo gli assorbenti perfetti per noi. Sembra un piano, John. Ecco come trovare le migliori opzioni per il nostro comfort e il nostro benessere. Complimenti, Anna. Assicuriamoci di prenderci cura di noi stessi in ogni modo possibile. Lezione 9. Prodotti freschi e di qualità. Salve Anna, hai notato come possono variare la qualità e la freschezza dei prodotti? Ciao John. Sì, è sicuramente qualcosa da considerare quando si acquista frutta e verdura. Assolutamente. È importante scegliere prodotti freschi e di alta qualità. Sono d'accordo, i prodotti freschi non solo hanno un sapore migliore, ma forniscono anche più nutrienti. Un modo per garantire la freschezza è fare acquisti nei mercati degli agricoltori locali. Questa è un'ottima idea. I mercati locali offrono spesso prodotti appena raccolti. Inoltre, puoi parlare direttamente con gli agricoltori e chiedere loro informazioni sui loro metodi di coltivazione. Questo è un indubbio vantaggio. Ci permette di capire meglio da dove proviene il nostro cibo. Un'altra opzione è coltivare la nostra frutta e verdura se abbiamo lo spazio. Questo è vero, i prodotti fatti in casa possono essere incredibilmente freschi e gratificanti. Possiamo iniziare con erbe semplici o piccoli ortaggi anche se non abbiamo un grande orto. È un ottimo modo per avere accesso a ingredienti freschi direttamente a casa nostra. Quando acquistiamo prodotti nei negozi di alimentari, possiamo cercare segni di freschezza. Sì, dovremmo verificare la fermezza, i colori vivaci ed evitare segni visibili di deterioramento. È anche utile sapere quali frutta e verdura sono di stagione. I prodotti stagionali tendono ad essere più saporiti e ad avere un valore nutritivo più elevato. Esattamente. Possiamo pianificare i nostri pasti in base alla stagione per goderci la migliore qualità. Un altro consiglio è quello di conservare i prodotti correttamente per mantenerne la freschezza. Questo è un punto importante. Frutta e verdura diverse richiedono metodi di conservazione diversi. Alcuni devono essere conservati in frigorifero, mentre altri si conservano meglio a temperatura ambiente. Ed è sempre una buona idea consumare prima gli articoli più deperibili. Assolutamente. In questo modo, possiamo prevenire gli sprechi e godere dei prodotti più freschi. Nel complesso, prestando attenzione alla freschezza e alla qualità, possiamo fare scelte più salutari. Questo è vero, i prodotti freschi e di alta qualità sono essenziali per una dieta equilibrata. Prendiamo l'abitudine di dare priorità alla freschezza nella selezione di frutta e verdura. Lezione 10. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, ho sentito parlare di questa fantastica destinazione. Sembra intrigante. Come possiamo pianificare il nostro viaggio lì?
Ciao John! È eccitante! Per prima cosa, decidiamo le date del nostro viaggio. Buon punto. Dovremmo controllare i nostri orari e vedere quando abbiamo entrambi del tempo libero. Una volta che abbiamo le date, possiamo iniziare a cercare voli o altri mezzi di trasporto. Giusto. È importante confrontare i prezzi e trovare l'opzione più conveniente. Dovremmo anche considerare la durata del viaggio e quanto tempo abbiamo per esplorare. Assolutamente. Vogliamo assicurarci di avere abbastanza tempo per vedere tutti i momenti salienti. La ricerca della destinazione è fondamentale. Possiamo scoprire le attrazioni e le attività imperdibili. Questo è vero, possiamo leggere blog di viaggio, guardare video e raccogliere consigli. È anche utile controllare le condizioni meteorologiche locali e fare le valigie di conseguenza. Sicuramente. Vogliamo essere preparati per il clima e per qualsiasi attività specifica che intendiamo svolgere. Trovare una sistemazione adeguata è un altro passo importante. Sì, possiamo cercare hotel, ostelli o anche prendere in considerazione l'affitto di un appartamento o di una casa. È una buona idea leggere le recensioni e controllare la posizione e i servizi. Dovremmo anche pensare al trasporto all'interno della destinazione. Giusto. Possiamo cercare opzioni di trasporto pubblico o prendere in considerazione il noleggio di un'auto. Pianificare il nostro itinerario giornaliero può rendere il nostro viaggio più organizzato ed efficiente. Sì, possiamo fare un elenco dei luoghi che vogliamo visitare ogni giorno e pianificare i percorsi. È anche importante stabilire un budget per il nostro viaggio e tenere traccia delle nostre spese. Assolutamente. Possiamo fissare un budget giornaliero per cibo, attività e souvenir. Potremmo anche cercare eventuali sconti o offerte disponibili per attrazioni o ristoranti. Lezione 11. I vantaggi degli annunci tradizionali. Ciao Anna, hai mai pensato ai vantaggi degli annunci tradizionali nel mondo digitale di oggi? Ciao John. È un argomento interessante. Gli annunci tradizionali hanno ancora i loro vantaggi. Assolutamente. Anche con l'aumento della pubblicità online, gli annunci tradizionali possono raggiungere un vasto pubblico. Questo è vero, gli spot televisivi, i cartelloni pubblicitari e gli annunci stampati possono ancora catturare l'attenzione delle persone. Gli annunci tradizionali hanno spesso una presenza fisica, il che li rende memorabili e di grande impatto. Sì, vedere un annuncio su una rivista o su un cartellone pubblicitario può lasciare un'impressione duratura. Gli annunci tradizionali possono anche indirizzarsi efficacemente a segmenti di pubblico locali specifici. Questo è un buon punto. I giornali o le stazioni radio locali possono raggiungere una comunità specifica. Un altro vantaggio è che gli annunci tradizionali possono essere meno invadenti rispetto ai pop-up online. Sicuramente. Le persone possono interagire con gli annunci tradizionali volontariamente anziché essere interrotte. Gli annunci tradizionali possono anche creare un senso di fiducia e credibilità. Sì, vedere un marchio familiare in un annuncio cartaceo o in TV può creare fiducia nei consumatori. Gli annunci tradizionali possono essere più coinvolgenti per determinati dati demografici, come le generazioni precedenti.
Questo è vero, alcune persone preferiscono ancora l'esperienza tattile di leggere un giornale o una rivista. Gli annunci tradizionali possono anche essere un ottimo complemento alle strategie di marketing digitale. Assolutamente. Una campagna di marketing a tutto tondo include spesso elementi tradizionali e digitali. Gli annunci tradizionali possono essere utili per le aziende che si rivolgono a una nicchia o a un mercato locale specifico. Sì, consente loro di entrare in contatto con il pubblico di destinazione a un livello più personale. Inoltre, gli annunci tradizionali possono avere una durata maggiore. Le persone possono conservare riviste o giornali più a lungo di quanto conservino gli annunci digitali. Questo è un buon punto. Gli annunci tradizionali possono avere una presenza duratura nelle case o nei luoghi di lavoro delle persone. Tuttavia, è importante che le aziende analizzino il proprio pubblico di destinazione e scelgano il giusto mix di canali pubblicitari. Assolutamente. Comprendere le preferenze e le abitudini del pubblico di destinazione è fondamentale. Alla fine, una combinazione di annunci tradizionali e digitali può massimizzare la portata e l'impatto di un'azienda. Precisamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e utilizzare in modo efficace diversi mezzi pubblicitari. Quindi, anche nell'era digitale, gli annunci tradizionali hanno ancora i loro vantaggi e svolgono un ruolo significativo nel marketing. Sicuramente. Offrono vantaggi unici da non trascurare. È affascinante come il panorama pubblicitario continui ad evolversi, vero? Assolutamente. Le dinamiche in continua evoluzione mantengono il campo del marketing entusiasmante e pieno di possibilità. Anzi, Anna. Rimaniamo aperti a nuove opportunità e strategie, apprezzando al contempo i vantaggi degli annunci tradizionali. Lezione 12. Clausole risolutive nei contratti. Salve Anna, hai mai pensato di inserire clausole risolutive nei contratti? Ciao John. Assolutamente sì, le clausole risolutive possono fornire chiarezza e protezione per entrambe le parti. Questo è vero, delineano le condizioni in base alle quali un contratto può essere risolto. Le clausole risolutive possono specificare i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in caso di risoluzione. Esattamente. Possono aiutare a evitare controversie e fornire un percorso chiaro da seguire. Le clausole risolutive possono includere anche periodi di preavviso per consentire un processo di risoluzione ordinato. Questo è importante. Dà a entrambe le parti il tempo di adeguarsi e prendere le disposizioni necessarie. Le clausole risolutive possono risolvere situazioni in cui una delle parti viola il contratto. Sì, possono delineare le conseguenze e i rimedi in caso di violazione. Possono anche specificare circostanze che sfuggono al controllo di entrambe le parti, come eventi di forza maggiore. Giusto. Le clausole di forza maggiore possono proteggere le parti dalle responsabilità in circostanze impreviste. Le clausole risolutive possono anche risolvere situazioni in cui il contratto diventa impossibile da adempiere. Assolutamente. Possono fornire una via d'uscita se determinate condizioni rendono impossibili le prestazioni. Le clausole risolutive possono anche risolvere problemi come il mancato pagamento o l'inadempimento da parte di entrambe le parti.
Questo è vero, possono stabilire conseguenze per tali situazioni. Le clausole risolutive possono offrire flessibilità includendo condizioni per la risoluzione anticipata o il rinnovo. Sì, possono fornire opzioni se entrambe le parti accettano di risolvere o prolungare il contratto. Possono anche affrontare situazioni in cui una parte desidera recedere per comodità. Questo è importante. Consente la risoluzione senza violare il contratto. Le clausole risolutive possono variare a seconda della natura e della complessità del contratto. Assolutamente. Dovrebbero essere adattati alle esigenze e ai rischi specifici di ciascun accordo. È fondamentale rivedere e negoziare attentamente le clausole risolutive prima di firmare un contratto. Sì, richiedere una consulenza legale può contribuire a garantire che le clausole siano eque e a proteggere gli interessi di entrambe le parti. È anche importante comunicare apertamente e discutere le condizioni di risoluzione durante le trattative contrattuali. Questo è vero, una comunicazione chiara può aiutare a prevenire malintesi e ad allineare le aspettative. Alla fine, le clausole risolutive possono fornire un senso di sicurezza e facilitare un'uscita senza intoppi, se necessario. Sicuramente. Possono aiutare le parti a separarsi amichevolmente e a ridurre al minimo i potenziali conflitti. È essenziale affrontare la risoluzione del contratto con professionalità e rispetto dei termini concordati. Assolutamente, Anna. Le clausole risolutive possono contribuire a creare un ambiente aziendale sano e trasparente. D'accordo, John. Diamo sempre priorità a clausole risolutive chiare ed eque nei nostri contratti. Assolutamente, Anna. Servono da garanzie e garantiscono una solida base per i rapporti commerciali. Lezione 13. Nuovi entusiasmanti smartphone. Ciao Anna, hai visto i nuovi smartphone in negozio? Hanno un aspetto fantastico. Ciao John. Sì, li ho notati. I design sono eleganti e moderni. Assolutamente. E la qualità del display è incredibile. I colori sono così vivaci. Sono d'accordo, gli schermi ad alta risoluzione rendono tutto così nitido e chiaro. Hai notato le funzionalità avanzate della fotocamera? Possono catturare foto e video straordinari. Sì, la tecnologia della fotocamera è migliorata moltissimo. È impressionante ciò che possono fare questi smartphone. E hanno potenti processori che rendono i telefoni veloci ed efficienti. Questo è vero, le prestazioni sono di primo ordine e consentono multitasking e giochi senza intoppi. Ho anche sentito che la durata della batteria è stata migliorata. Possono durare ore con una singola carica. Questa è un'ottima funzionalità. È frustrante quando il telefono si spegne rapidamente, soprattutto quando sei in giro. Assolutamente. E questi nuovi smartphone supportano anche la ricarica rapida, in modo da poter tornare rapidamente a utilizzarli. Questo è comodo. La ricarica rapida consente di risparmiare tempo e di non rimanere bloccati in attesa che il telefono si ricarichi. Un'altra interessante funzionalità sono le opzioni di sicurezza avanzate. Alcuni smartphone ora dispongono di sensori di riconoscimento facciale o di impronte digitali.
Sì, queste misure di sicurezza offrono tranquillità, sapendo che le nostre informazioni personali sono protette. E hai visto la capacità di archiviazione? Questi nuovi smartphone offrono ampio spazio per tutti i nostri file, foto e app. È bello sentirlo. L'esaurimento dello spazio di archiviazione può essere una seccatura, quindi avere più spazio è sicuramente un vantaggio. Ho anche notato che alcuni di questi smartphone sono resistenti all'acqua e alla polvere. Sono in grado di resistere a cadute o cadute accidentali. Questa è una funzionalità utile, soprattutto per quelli di noi che sono un po' maldestri con i nostri telefoni. Assolutamente. Aggiunge durata e garantisce che i telefoni siano in grado di gestire la vita di tutti i giorni. Ho anche sentito che questi smartphone sono dotati di funzionalità AI avanzate. Possono aiutarci in varie attività. Sì, l'integrazione dell'IA sta diventando sempre più diffusa. È affascinante vedere come i nostri telefoni possano adattarsi e imparare dai nostri comportamenti. Sicuramente. È come avere un assistente personale in tasca. Anche le opzioni di personalizzazione sono impressionanti. Dagli sfondi ai temi, gli utenti possono rendere unici i propri smartphone. Questo è un aspetto divertente. Ci consente di esprimere la nostra individualità e personalizzare i nostri dispositivi. Nel complesso, questi nuovi smartphone offrono una vasta gamma di funzionalità e miglioramenti che soddisfano le nostre esigenze e preferenze. Questo è vero, i progressi nella tecnologia degli smartphone continuano a migliorare la nostra vita quotidiana. Quindi, hai pensato di acquistare uno di questi nuovi smartphone? Sono decisamente tentato. Hanno così tanto da offrire. Potrei dover visitare nuovamente il negozio e dare un'occhiata più da vicino. Lo stesso, Anna. Esploriamo le possibilità e vediamo quale si adatta meglio a noi. Lezione 14. Costruire la fiducia nelle relazioni. Ciao Anna, hai qualche consiglio su come stabilire la fiducia nelle relazioni? Ciao John. La fiducia è essenziale in ogni relazione. Un consiglio importante è essere affidabili e mantenere i propri impegni. Questo ha senso. Mantenere le nostre promesse dimostra che possiamo fidarci di noi per adempiere ai nostri obblighi. Assolutamente. Un altro consiglio è quello di essere aperti e onesti nella comunicazione. La trasparenza aiuta a creare fiducia ed evita malintesi. Sono d'accordo, essere sinceri sui nostri pensieri e sentimenti crea una base di fiducia e autenticità. È anche importante ascoltare attivamente. Mostra un sincero interesse per ciò che l'altra persona ha da dire e convalida i suoi sentimenti. L'ascolto attivo dimostra che apprezziamo il punto di vista dell'altra persona e aiuta a promuovere la fiducia e la comprensione. Un altro consiglio è quello di rispettare i confini. È fondamentale onorare i limiti stabiliti dall'altra persona e non spingerla oltre la sua zona di comfort. Il rispetto dei confini dimostra che teniamo al benessere dell'altra persona e favorisce un senso di fiducia e sicurezza. La fiducia si costruisce anche attraverso la coerenza. Essere coerenti nelle nostre parole e azioni aiuta a creare un senso di affidabilità. La coerenza crea un ambiente prevedibile in cui l'altra persona si sente sicura e può fidarsi del nostro comportamento. La fiducia è una strada a doppio senso.
È importante fidarsi anche degli altri. Concedi loro il beneficio del dubbio fino a prova contraria. Questo è un ottimo punto. Fidarsi degli altri inizialmente consente lo sviluppo della fiducia reciproca e rafforza la relazione. Costruire la fiducia richiede tempo, quindi la pazienza è fondamentale. È importante consentire alla fiducia di crescere naturalmente e non affrettare il processo. La pazienza consente alla relazione di evolversi al proprio ritmo e garantisce la creazione di una solida base di fiducia. Infine, chiedi scusa e fai ammenda quando commetti un errore. Assumersi la responsabilità dimostra che apprezzi la relazione e ti impegni a guadagnare fiducia. Chiedere scusa e fare ammenda dimostrano umiltà e disponibilità a riparare qualsiasi danno causato, rafforzando la fiducia. La fiducia è un dono prezioso in ogni relazione. Richiede impegno, coerenza e rispetto reciproco per essere stabilita e mantenuta. Assolutamente, Anna. La fiducia è alla base di relazioni forti e sane, permettendo loro di prosperare e crescere. Ricordiamo questi suggerimenti e continuiamo a creare fiducia nelle nostre relazioni, John. È un viaggio che dura tutta la vita in cui vale la pena investire. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Coltiviamo la fiducia e alimentiamo le connessioni che abbiamo. È la base per relazioni significative. Davvero, John. La fiducia arricchisce la nostra vita e dà profondità alle nostre interazioni. Abbracciamola con tutto il cuore. Ben detto, Anna. Ecco come creare fiducia e promuovere relazioni profonde e durature che ci portino gioia e appagamento. Lezione 15. Alzati e risplendi. Ciao Anna, sei riuscita a svegliarti presto oggi? Buongiorno. Ehi! Sì, mi sono svegliato all'alba. È un modo così rinfrescante per iniziare la giornata. È fantastico. Trovo sempre difficile svegliarsi presto, ma so che dà un tono positivo alla giornata. Assolutamente. Iniziare la giornata presto ci permette di avere più tempo per noi stessi e svolgere le attività prima che inizi la frenesia. Sono d'accordo, è un momento tranquillo per concentrarsi sulla crescita personale, che si tratti di esercizio, meditazione o lettura. A proposito di lettura, hai qualche libro da consigliare per lo sviluppo personale? Sicuramente. Atomic Habits di James Clear è una scelta eccellente. Offre strategie pratiche per costruire buone abitudini e rompere quelle cattive. Sembra intrigante. Lo aggiungerò alla mia lista di lettura. Qualche altro consiglio? The Power of Now di Eckhart Tolle è una lettura trasformativa. Esplora l'importanza di vivere nel momento presente e di trovare la pace interiore. Ho sentito parlare molto bene di quel libro. Mi assicurerò di leggerlo. Grazie per il suggerimento, John. Benvenuta, Anna. Sono sicuro che lo troverai perspicace. Ora parliamo delle routine mattutine. Hai qualche rituale che ti aiuti a iniziare la giornata con una nota positiva? Assolutamente. Mi piace iniziare con un leggero stretching e qualche minuto di meditazione. Mi aiuta a schiarirmi le idee e a stabilire le mie intenzioni per la giornata. Sembra un modo pacifico per centrarti. Dovrei inserire anche un po' di stretching nella mia routine.
Vale la pena provare, John. Lo stretching può aiutare a risvegliare il corpo e aumentare la flessibilità. Ci proverò sicuramente. Hai qualche consiglio per rimanere motivati e produttivi per tutto il giorno? Un consiglio è quello di suddividere le attività in blocchi più piccoli e gestibili. Aiuta a prevenire il sovraccarico e dà un senso di realizzazione man mano che completi ogni passaggio. Questo è un ottimo suggerimento. Suddividere le attività in parti più piccole le rende più accessibili e meno scoraggianti. Un altro consiglio è quello di dare priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza. Ti aiuta a rimanere concentrato e ti assicura di lavorare su ciò che conta davvero. L'assegnazione delle priorità è fondamentale. Ci aiuta a allocare il nostro tempo e le nostre energie in modo efficace. Lo terrò a mente. Infine, è essenziale fare delle pause regolari e ricaricarsi. Allontanarsi dal lavoro per qualche minuto può aumentare la produttività e prevenire il burnout. Sono d'accordo, le pause aiutano a rinfrescare la mente e a prevenire l'affaticamento. È importante trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Assolutamente, John. Implementando queste strategie, possiamo sfruttare al meglio le nostre mattine e prepararci al successo durante la giornata. Anzi, Anna. Abbracciamo le prime ore del mattino e trasformiamole in un momento di crescita, produttività e cura di sé. Non potrei essere più d'accordo, John. Non ci resta che cogliere l'attimo e sfruttare al meglio le nostre mattine. Complimenti, Anna. Rialziamoci e risplendiamo, pronti a conquistare qualunque cosa ci riservi la giornata. Lezione 16. Opportunità di networking. Ehi Anna, hai mai pensato di partecipare a fiere ed eventi di networking? Ciao John. Sì, penso che possano essere ottime opportunità per espandere le connessioni professionali e conoscere le tendenze del settore. Assolutamente. Le fiere spesso riuniscono esperti e aziende di vari settori, fornendo preziose informazioni e possibilità di networking. È un'occasione per incontrare professionisti che la pensano allo stesso modo e scambiare idee che possono portare a potenziali collaborazioni o partnership. Questo è vero, la partecipazione a questi eventi ci consente di costruire una solida rete professionale, che può essere utile per la crescita della carriera. Gli eventi di networking offrono anche la possibilità di imparare dai leader del settore attraverso seminari e tavole rotonde. Sì, ascoltare professionisti esperti può fornire preziose conoscenze e ispirazione per i nostri percorsi professionali. È importante affrontare questi eventi con un atteggiamento positivo ed essere aperti all'incontro con nuove persone. Assolutamente. Essere disponibili e impegnarsi in conversazioni può aiutare a creare connessioni significative. E non dimenticare di portare i tuoi biglietti da visita. Sono un modo pratico per scambiare informazioni di contatto e lasciare un'impressione duratura. Ottima osservazione, Anna. Avere un biglietto da visita ben progettato può lasciare un'impressione professionale e memorabile. Inoltre, è utile preparare un elevator pitch per presentare te stesso e il tuo lavoro in modo conciso. Questo è essenziale. Un elevator pitch convincente può suscitare interesse e lasciare un'impressione duratura sulle potenziali connessioni. Un altro consiglio è quello di seguire le persone che incontri dopo l'evento. L'invio di un messaggio personalizzato o la connessione su LinkedIn può aiutare a coltivare la relazione.
Il follow-up è fondamentale. Dimostra il tuo genuino interesse a mantenere la connessione e può portare a opportunità future. Assolutamente. Il networking è un processo continuo, quindi è importante rimanere coinvolti e coltivare le relazioni che si costruiscono. Il networking non deve limitarsi agli eventi di persona. Le piattaforme online e i social media possono anche essere strumenti preziosi per espandere la tua rete professionale. È vero, John. Il networking virtuale è diventato sempre più popolare e ci consente di entrare in contatto con professionisti di tutto il mondo. È importante trovare un equilibrio tra la partecipazione a eventi di networking fisici e virtuali per massimizzare le nostre opportunità. Sicuramente. Esplorare un mix di entrambi può ampliare la nostra portata e aprire le porte a nuove possibilità. Ben detto, Anna. Partecipare a fiere ed eventi di networking è un modo proattivo per espandere i nostri orizzonti professionali e creare contatti preziosi. Assolutamente, John. Cogliendo queste opportunità, possiamo migliorare la nostra crescita professionale e creare una solida rete di supporto. Rendiamo prioritario cercare questi eventi e sfruttare al massimo le opportunità di networking che ci si presentano. Non potrei essere più d'accordo, John. Non ci resta che uscire dalle nostre zone di comfort e aprire nuove porte attraverso il networking. Complimenti, Anna. Sfruttiamo il potere del networking e sfruttiamolo per realizzare le nostre aspirazioni professionali.